Nel video precedente abbiamo visto la tecnica e l'allestimento del nostro cubo marino di barriera. Ciao a tutti, bentornati nel nostro mondo sommerso, sono Sharin. Oggi faremo un approfondimento sul sistema di gestione che abbiamo scelto per il nostro cubo marino appena allestito. Ma prima, sigla! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Eccoci qui, davanti alla telecamera, anzi un microfono e 2 telecamere. Ok, iniziamo, ok, ci sono, dai Sharin, ce la puoi fare? Oggi parliamo del sistema che abbiamo scelto nel nostro cubo per la gestione degli inquinanti, croce delizia di ogni acquariofilo. Ma per far ciò dobbiamo prima capire almeno a grandi linee come funziona un acquario a livello biologico. Sto parlando ovviamente del ciclo dell'azoto. Trattandosi del credo fondamentale di ogni acquario non ci dilungheremo eccessivamente, ma se invece stai muovendo i tuoi primi passi in questo mondo cercheremo di indottrinarti nel modo più semplice possibile e di fornirti tutte le conoscenze necessarie per approcciarti in modo competente a questo hobby. Come possiamo immaginare, l'obiettivo di chi si avvicina a questo hobby è creare un ecosistema il più autonomo, naturale e longevo possibile. A differenza di quanto succede in natura, dove gli enormi volumi d'acqua in gioco sono in grado di garantire condizioni stabili e perfette per gli animali che vogliamo allevare, nel piccolo pezzo di mare che aspiriamo a replicare in casa nostra, questo non è possibile a causa del litraggio enormemente inferiore. Viene da sé che in questa situazione uno dei problemi più grossi da affrontare è la gestione e lo smaltimento dei rifiuti e delle sostanze di scarto. Tra le altre cose stiamo effettivamente parlando di cacca. Tutto parte quindi dai rifiuti organici, composti tra le altre cose da proteine. Queste, a causa di particolari batteri azotofissatori presenti in ogni acquario, sia dolce che marino, subiscono un processo di decomposizione tramite il quale l'azoto contenuto nelle stesse viene processato e fissato in una nuova molecola, l'ammoniaca, assolutamente tossica per il nostro ecosistema. L'ammoniaca deve essere quindi eliminata. A questo pensano un altro ceppo di batteri, detti nitrificatori, che la utilizzano per il proprio metabolismo con conseguente produzione di una nuova sostanza, i nitriti. Questi ultimi, anche se in misura minore rispetto all'ammoniaca, sono comunque tossici e devono perciò anche loro essere smaltiti. A questo pensa un terzo tipo di batteri, detti nitratatori, che, come nei passaggi precedenti, utilizza il nitrito come fonte di energia per la sopravvivenza ed allo stesso tempo produce un'ulteriore sostanza di scarto, i nitrati. Questi sono relativamente sicuri per le nostre barriere coralline, ma alla lunga, in assenza di un sistema per rimuoverli, anche questi possono raggiungere concentrazioni tali da diventare dannosi. Nell'acquario di acqua dolce i nitrati vengono utilizzati dalle piante e quindi rimossi come forma di nutrimento, ma negli acquari marini, in assenza di piante, questo non è ovviamente possibile. L'eliminazione del nitrato e dell'azoto in eccesso, storicamente, ha sempre rappresentato un ostacolo insormontabile nell'allevamento di coralli e invertebrati in genere. Questo però fino agli anni 70, quando a Berlino viene messo a punto un protocollo, noto da allora come metodo berlinese, che forniva una soluzione al problema. Il metodo berlinese, nella sua prima concezione, prevedeva forte illuminazione, movimento vigoroso, ma soprattutto 2 elementi fondamentali: schiumatoio e rocce vive nella misura di 1 kg ogni 5 litri d'acqua. Grazie allo schiumatoio divenne effettivamente possibile eliminare meccanicamente buona parte delle proteine ancora prima dell'inizio effettivo del ciclo, alleggerendo così l'intero sistema di buona parte del carico organico. Ovviamente lo schiumatoio non era in grado di rimuovere il 100% delle sostanze di scarto. La rimanente parte delle proteine seguiva ancora il corso descritto in precedenza, portando comunque alla lunga gli stessi problemi. L'idea fu quella di sostituire al filtro biologico le rocce vive, frammenti di roccia prelevati dalle barriere coralline. L'aspetto rivoluzionario di queste consisteva in una struttura estremamente porosa, ideale per la formazione, oltre che delle classiche colonie batteriche sulla parte superficiale, di zone anaerobiche nella parte più profonda, nelle quali era possibile lo sviluppo di un altro ceppo di batteri, detti denitrificatori, in grado di consumare l'ossigeno presente nei nitrati per sopravvivere, liberando al contempo l'azoto in forma gassosa. Il ciclo dell'azoto era così finalmente completo.
Con il passare del tempo, il progredire della tecnologia ha permesso l'introduzione di strumenti nuovi e l'ottimizzazione di quelli esistenti. Questo, insieme ad una sperimentazione sempre più ampia, ha portato all'elaborazione di una serie di varianti, ottimizzazioni e sistemi complementari al berlinese classico. Ne sono esempi i sistemi a riproduzione batterica, i recenti filtri ATS e soprattutto l'ormai collaudato sistema DSB, su cui si basa il nostro progetto. E quindi, che cos'è un DSB? Il DSB, acronimo di Deep Sand Bed, non è altro che, come dice la parola stessa, uno strato di sabbia molto alto, profondo. Per altre ovvietà vi invito ad iscrivervi al canale, mettere un like e colpire la campanella. Dicevamo, uno strato di sabbia molto alto. Ma a cosa ci serve esattamente? Verso la fine degli anni 80 si intuì che per ricreare le stesse condizioni anaerobiche che permettono ai batteri denitrificanti di svilupparsi, forse era possibile utilizzare anche substrati diversi rispetto alle classiche rocce vive e la sabbia sembrò subito perfetta per lo scopo. Oggi, dopo anni di prove, esperimenti e soprattutto errori, sappiamo che effettivamente il sistema funziona perfettamente. Con i giusti accorgimenti, uno strato di sabbia fine sufficientemente alto e in grado quindi di essere permeato da un flusso di acqua estremamente lento, riesce, nella sua parte più profonda, a ricreare le stesse condizioni anaerobiche tipiche delle rocce vive, permettendo così lo sviluppo dei batteri denitrificanti e la conclusione quindi del ciclo dell'azoto. Ovviamente la sabbia non può rimpiazzare interamente le rocce vive, ma ne riduce drasticamente la quantità necessaria. Perché tutto funziona a dovere, ovviamente la qualità del substrato è fondamentale. L'utilizzo di sabbie prelevate da fiumi o mari nostrani è altamente sconsigliato, a causa di inquinanti spesso presenti in larga misura e composizione solitamente non completamente inerte. Sono da evitare anche i classici fondi per dolce a base di quarzo, i cui granelli, spesso duri e appuntiti, possono danneggiare e finanche compromettere lo sviluppo della fauna bentonica che col tempo dovrà andare a colonizzare il fondo. Normalmente la soluzione migliore consiste nell'utilizzo di aragonite pura, ancor meglio se viva e già colonizzata da batteri. Questa, oltre ad avere granelli di forma sferica, più sicuri per i nostri cucciolosi microabitanti, in ambiente acido, tipico degli strati profondi degli SB, rilascia in acqua calcio e carbonati, garantendo un buon effetto tampone sul pH e supportando la calcificazione dei coralli. Un'alternativa più economica, ma altrettanto valida, è rappresentata dal carbonato di calcio, che offre gli stessi vantaggi dell'aragonite ad un prezzo decisamente più accessibile. Bisogna però ricordare che in questo caso l'effetto tampone sul pH sarà meno marcato. Indipendentemente dalla scelta, per ottenere la tanto agoniata atmosfera anaerobica sarà necessario optare per una granulometria molto fine, dagli 0,2 agli 0,5 mm o sugar size, e dovremo utilizzarne in quantità tale da ottenere uno strato di 12 minimo 10 cm. Nel caso in cui anche voi decidiate di allestire un DSB, oltre a guardare assolutissimamente il nostro video sull'allestimento, bisognerà prestare attenzione ad alcuni aspetti che abbiamo riassunto nei seguenti punti. 1. Evitare le bolle d'aria. Quando inseriamo la sabbia nella vasca dobbiamo assolutamente evitare la formazione di bolle d'aria pericolose per lo sviluppo batterico. Vi consigliamo quindi di procedere riempiendo prima la vasca con acqua salata già preparata per almeno 4 cm. 2. Composizione della rocciata. Importante è anche la composizione della rocciata. L'utilizzo del DSB ci permette di ridurre notevolmente il quantitativo di rocce necessarie. Approfittiamo di questa possibilità e cerchiamo di creare una composizione più minimal e ariosa possibile. Il nostro DSB, ricordiamocelo, deve respirare. Qualora la rocciata finita dovesse risultare particolarmente pesante, può essere opportuno utilizzare dei sostegni ricavati da spezzoni di tubi in PVC per evitarne lo sprofondamento. 3. Movimento abbondante. Ancora più che nel berlinese, nel DSB un buon movimento è fondamentale. Per garantire l'efficienza e lo svolgimento ottimale dei processi biologici, la superficie del nostro letto di sabbia dovrà essere lambita per intero da un flusso costante. Questo garantirà un continuo ricambio d'acqua con gli strati più profondi ed eviterà pericolosi ristagni. 4. Inoculazione e colonizzazione. Altro aspetto fondamentale per la realizzazione di un DSB di successo è una corretta colonizzazione bentonica.
Come accennato in precedenza, durante la maturazione il nostro fondo vedrà il formarsi di una miriade di microrganismi e animaletti che con la loro attività contribuiranno insieme alle pompe di movimento ad aumentare il flusso d'acqua negli strati più profondi e soprattutto a smuovere e rimescolare il substrato impedendo il formarsi di pericolosissime croste che potrebbero, alla lunga, portare al collasso della vasca. Per evitare un tale scenario è opportuno procedere a inoculare il nostro letto di sabbia sterile con un bicchiere di sabbia prelevato da un DSB già avviato. È consigliato ripetere questa operazione una volta l'anno per garantire una buona biodiversità. 5. Maturazione lunga. Ahimè, un DSB è lento a maturare. Nonostante tutti gli accorgimenti come inoculi, batteri e l'utilizzo di sabbie vive commerciali, la natura deve fare il suo corso. L'inserimento dei primi animali dovrà attendere per diversi mesi e la stabilità della vasca non sarà raggiunta prima di almeno un anno e mezzo. Armatevi di pazienza. Ok, tutto molto bello, ma quali sono gli effettivi vantaggi? Perché aspettare tanto? La sabbia, per sua stessa natura, presenta una superficie utile e colonizzabile dai batteri, infinitamente superiore persino alle rocce vive. Per questo la riduzione degli inquinanti è solitamente più efficiente rispetto ad un sistema berlinese classico. Non abbiate paura di ingrassare i vostri pesci. Rimanendo in tema cibo, la microfauna che si svilupperà nel fondo garantirà un continuo apporto di cibo vivo per gli abitanti della vostra barriera, permettendovi anche l'allevamento di specie particolari dalle esigenze alimentari difficili. Paragonato ad una vasca allestita senza fondo o bare bottom, un DSB è decisamente più luminoso. La sabbia di colore chiaro rifletterà la luce migliorando la resa estetica dell'insieme, senza contare che i vostri coralli, affamati di luce, ringrazieranno. La possibilità di ridurre il quantitativo di rocce vive al minimo indispensabile non è da sottovalutare. In questo modo è possibile realizzare rocciate estremamente ariose e gradevoli alla vista ed allo stesso tempo in grado di garantire abbondante spazio di nuoto ai nostri amici pinnuti. La presenza di uno strato di sabbia così marcato, inoltre, è perfetta per vasche cubiche o molto alte, senza contare che a me la sabbia piace un sacco. Siamo giunti alla fine di questo excursus sul DSB. E voi che team siete? Berlinese o DSB? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e vi aspetto nel prossimo video, dove vedremo la gestione del nostro DSB, dal giorno 0 ai primi inserimenti. Un saluto a tutti da Shari. Ciao! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Devo dire anche cacca. Questi sono... Lo sviluppo dei dovrei saperlo ma non l'ho imparato a memoria. Cioè, mi dispiace tanto, non me lo ricordavo. Mi scappa un rottino, aspetta. Non serviva la pausa, serve un cervello nuovo. Abbondante spazio di nuoto ai nostri amici P. Hai detto davvero? Io ti giuro che c'è scritto P comunque nelle mie note, quindi... Hai davvero detto pennuti. Lo teniamo così. Sì, va bene, pennuti. I nostri amici pinnuti.